Ciao, salve a tutti, ben ritrovata, ben ritrovato. Il narcisista è spaventato terribilmente da che cosa? Bisogna dire che le paure peggiori sono quelle che non si conoscono e possono esserci paure che non si conoscono quando, per esempio, non conosciamo noi stessi. Non conoscere se stessi porta a delle reazioni istintive e riflesse di paure ataviche e sconosciute, che tante volte è proprio quello che accade a un narcisista, che tra l'altro non ha una grande conoscenza di se stesso. Questo significa anche che le paure di un narcisista possono essere davvero tante e persino sorprendenti per il narcisista stesso, perché in linea di massima conosciamo ciò che ci può spaventare di più di solito. E questa è anche una delle ragioni per cui molte volte un narcisista reagisce con rabbia e impulsività. Là dove invece tu, ad esempio, sapresti invece fermarti e capire cosa ti attanaglia, il perché della tua paura e soprattutto il grado della tua paura, ma anche e più ancora il modo in cui poterla affrontare. No, un narcisista a questi suoi stati interiori reagirà in modo del tutto irrazionale, ovvero proprio senza l'uso della ragione. Cosa spaventa terribilmente un narcisista oltre a ciò che egli è, o meglio, oltre al fatto di non sapere chi egli sia? E quello che non ti dico qui, a questo proposito, lo puoi trovare nei centinaia e centinaia di video sul canale Tu ed Io sul tema del crollo del narcisista, le paure, le debolezze del narcisista, che sono tutti temi che primariamente ho trattato personalmente in maniera inedita e dove sviscero quindi la questione in lungo e in largo, quindi puoi guardare anche tutti quegli altri video. Un narcisista lo spaventa il fatto che tu abbia capito bene chi lui sia, che è anche quello che poi lo spinge, per esempio, e purtroppo anche a punirti. Il narcisista è spaventato tremendamente dal fatto che tu abbia capito chi lui è veramente ed anche come lui funziona nel suo intimo. Il fatto stesso di non essere in grado, per esempio, di amare e soprattutto questo. E anche che tu scopra non solo e tanto i suoi altarini, ma come lui li ha confezionati, come te li ha presentati o anzi tenuti nascosti, come ha tramato alle tue spalle. E fagli capire che hai capito tutto quello che lo sorregge, tutto questo e tutto quanto lo sorregge, o meglio, non lo sorregge, e che la sua debolezza più grande è di non sapere amare e lui ti punirà persino per questo, perché non saprà in quale altro modo reagire. E a proposito, per rispondere a Paola, un commento di Paola, certamente la frustrazione è una delle afflizioni, delle maggiori afflizioni di un narcisista patologico. Il narcisista è spaventato anche del fatto che tu possa parlare di lui così come lui è realmente e lo spaventa che tu possa metterti in mezzo in qualche modo in una sua nuova relazione, mandandola magari all'aria. Questo è il caso in cui lui non userà la modalità perversa di ingelosirti, ma cercherà al contrario di insabbiare quanto più possibile la sua nuova relazione. Proprio ed anche per timore che tu possa fare qualcosa che la possa compromettere. E se ci sono dei figli di mezzo, il narcisista temerà che tu possa metterli contro di lui. E mettiamoci anche le questioni materiali che per un narcisista non vengono certamente in secondo piano, anzi, prova a cercare di rivendicare nei confronti del narcisista delle proprietà e farà di tutto perché una coproprietà, per esempio, divenga interamente sua, cercando di alienare in ogni modo la tua quota di spettanza. Insomma, cerca di stare alla larga da questi soggetti in ogni modo, che tu sia un uomo o una donna. Ci sono anche uomini che a volte, ad esempio, finiscono per dipendere da donne che poi li vessano. Il più delle volte accade il contrario, ovvero
donne che oltre a mantenere il partner psichicamente e relazionalmente tossico, ne sono per giunta maltrattate, invece di ricevere gratitudine, quantomeno come sarebbe naturale in questi casi. Ma nel caso contrario, che tu sia un uomo a dipendere economicamente da una donna, mi è arrivato per esempio un messaggio da un uomo che diceva: purtroppo nella mia città un affitto costa troppo, anche lavorando. Ragazzi, certe volte nella vita non è solo necessario, ma vitale tirare fuori le cosiddette. Un modo si trova sempre, almeno se vuoi guardare il bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto. A meno che, insomma, in qualche modo la situazione tu non la possa in fondo reggere e alla fin fine sia per te la soluzione migliore, perché o scappi e trovi comunque un modo per sopravvivere, ma anche per crearti la tua strada, oppure pazienti e pianifichi in modo diverso. Non ci sono alternative. La cosa importante è farsi convinti che in ogni caso la propria vita la dobbiamo decidere noi, la decidiamo noi e non il manipolatore, narcisista o border, istrionico, antisociale, narcisista perverso, maligno, bipolare, eccetera, che egli sia o meno di turno. Eventualmente analizziamo insieme la situazione e vediamo quali soluzioni si prospettano. Se trovi utile il video e apprezzi il mio lavoro, metti mi piace e condividi il video in modo che possa essere apprezzato e torni utile anche ad altri. Io ti abbraccio forte e come sai sono sempre felice, anzi felicissima che tu sia tra noi, di leggerti e di sapere che stai nel migliore dei modi. Ti abbraccio forte e ci sentiamo presto. Ciao, ciao, ciao.